Salve a tutti e benvenuti sul canale di Ipnosi Naturale. Io mi chiamo Caruso Colzi. Oggi sono in compagnia di Corrado Malanga. Buon pomeriggio, Corrado. Buon pomeriggio a tutti. Oggi il mio compito sarà quello dell'intervistatore piuttosto che quello che fa i video e spiega cose sull'ipnosi o sulla PNL o sulla crescita personale, quindi spero di adempiere bene al mio compito. Questa intervista è stata un po' chiacchierata tra me e te e Corrado e abbiamo detto dai, tiriamo su, facciamo un po' il punto della situazione dell'anno che si sta concludendo. Fra l'altro so che sei stato a Napoli di recente aprendo la nuova stagione, cioè la nuova stagione 2017-2018 delle conferenze. Poi magari in fondo ne parleremo e ci dirai quali sono i nuovi appuntamenti. Per adesso sarebbe interessante parlare di alcuni temi che hai trattato durante l'anno, ma mi sono accorto come nel web ci sono comunque delle domande che ancora continuano a essere ridondanti e insomma le ho tradotte un pochino e le ho messe all'interno di un piccolo questionario, insomma una piccola intervista di una decina di domande. La chiacchierata che faremo sarà una sorta di chiarimento sul TCT, una parte che parla appunto degli operatori, dei facilitatori, di chi fa ipnosi, di chi fa PNL e poi sul concludere riguarderà il mondo felice. Spippolando sul web mi sono accorto che l'intervista che abbiamo fatto l'ultima volta, cioè mi sono segnato qui la data, il 14/3/2017, ha già raggiunto fra il mio canale e il tuo canale 25.000 visualizzazioni. Significa una media di 3.100 e qualcosa al mese. E c'è un potere nel web, no? Cioè, Sì. è una sorta di nuova televisione e riusciamo in qualche modo a far passare degli argomenti e dei riferimenti a alcuni argomenti molto importanti e sono contento di questo. Poi magari in chiusura ti chiederò anche come hai utilizzato il web e come insomma si è trasportato tutto quanto magari dal cartaceo al mondo più virtuale. Sì, Allora, certo. la prima domanda che ti voglio fare è la seguente. Considerato che il materiale che hai prodotto nell'ultimo ventennio è tantissimo, Mhm. qual è il modo migliore per approcciare il tuo lavoro, per approcciare il tuo percorso? È meglio passare dai video, dalle conferenze di persona? È meglio leggere i libri oppure i PDF che ci sono sul tuo sito? Oppure è meglio Sì, partire dal fondo piuttosto che partire da in cima? Molte persone mi sì, chiedono sì, questo. Come sì. faccio visto che è così tanto? A te la Allora, parola. non è semplicissimo dare una risposta a questa cosa, perché in realtà chi scopre il lavoro che abbiamo fatto lo scopre per caso nel 90-99% dei casi andando su YouTube e guardando uno dei tanti filmati di una delle nostre conferenze. Perché questo accade? Questo accade perché la gente oggi viene da una società che ha fatto un certo tipo di scuola. La scuola non è più come quella che ho fatto io, in cui io alle elementari facevo 6 ore di compiti al pomeriggio. No, oggi all'università si fa mezz'ora dei compiti al pomeriggio. Allora la gente non ha più voglia di leggere le cose, non ha più voglia di imparare le cose e l'unica cosa che ha voglia di fare è di guardare la pappa già fatta, che trova nel mondo dell'immagine. E questo è il perché la televisione ha così grande successo e quindi dietro alla televisione internet ovviamente, perché è un mondo di immagini. Ma dietro questo mondo di immagini c'è anche un mondo di notizie scritte, di cartaceo se vogliamo, di lavori che non sono immagini. Tant'è vero che le immagini a cui i miei lavori si riferiscono sono immagini di conferenze che vengono fatte dopo che io mi sono fatto 7, 8, 9, 10, 12 mesi di lavoro su un articolo e magari su 1 o 2 articoli viene fuori un filmato. Quindi è evidente che all'interno del filmato ci sono una serie di notizie che vengono schiacciate per problemi di tempo ma che dovrebbero essere assimilate con più calma leggendosi i lavori scritti, cosa che sostanzialmente l'85% delle persone non ha voglia di fare, non fa o comunque non ha nemmeno voglia di andarsene a cercare le fonti fondamentali. Quindi ecco che la gente incontra per la prima volta un mio filmato
allora si butta a capofitto a guardare tutti i filmati che ci sono, e a caso lo fa. Quindi nel suo percorso magari vede un filmato recentissimo, poi vede un filmato che ho fatto 5 anni fa, poi vede un filmato che ho fatto 3 anni fa, poi vede i primissimi filmati in cui magari in televisione si faceva qualche cosa quando si parlava di UFO e non ci capisce più niente, o meglio, crede di averci capito, perché la maggior parte delle persone, tutte, credono sempre di aver capito. In realtà non è vero, o meglio, la gente capisce quello che crede di aver capito, perché quando te guardi una cosa è la tua consapevolezza che ti fa credere di aver capito quello che ti hai detto. Non è vero, non è così. Quindi la gente mi scrive e mi dice: ho guardato tutti i suoi filmati, 3. Ho capito tutto e allora le volevo chiedere questo e questo. E io le dico: no, te non hai capito niente perché te ti devi andare a leggere questo e quest'altro. Dopo, se vuoi, ti guardi tutti i filmati. Ecco, nasce così il problema. Per cui non basta assolutamente guardare i nostri filmati, perché ora come ora sono diventati talmente complicati come concettualizzazione che la gente capisce l'italiano, ma non capisce il significato all'interno della parola. Quindi, quando io parlo di coscienza, tutti sanno che la coscienza è una parola italiana che vuol dire coscienza. Ma che cosa sia la coscienza? Non lo sa nessuno e ognuno ha una sua interpretazione di quello che dico, che può essere anche corretto e giusto, ma io ho un'idea chiara della coscienza. E come, per esempio, al convegno che c'è stato a Pisa con il Dalai Lama, con i professori dell'Università di Mezzo Mondo che parlavano di che cos'è la coscienza, organizzato tra parentesi dall'Università, dal Dipartimento di Fisica, a un certo punto si è alzata una persona e ha chiesto: mi scusi, che differenza c'è tra la coscienza e la consapevolezza? E nessuno sapeva rispondere. No! Questo assolutamente, nessuno ha saputo rispondere. E allora questo mi ha fatto pensare che il problema che c'ha chiunque si approcci ai nostri filmati, chiunque esso sia, anche un professore universitario di altissimo livello, non ha capito niente in realtà, o pochissimo delle cose che voglio dire. Se uno vuole veramente comprendere queste cose, bisogna che segua il percorso. E il percorso è: lasciamo perdere l'alienologia, cioè lo studio degli alieni, che è tutta una parte di 20 anni fa che ci ha permesso di acquisire le consapevolezze ora. Lasciamola perdere, perché è inutile che io, per parlare della matematica moderna, parta da Eulero del 600, da Nepero del 700 e rifaccia tutto il percorso. Non usciremo mai di lì. Partiamo dalla parte finale. Poi gli approfondimenti verranno a ritroso. Sapete come si insegna la storia ai bambini delle elementari? Una volta, quando andavo a storia io, si partiva dall'uomo della pietra e si arrivava fino ad oggi. Oggi si fa il contrario, si parte da oggi e si torna indietro. Questo è l'approccio propedeutico giusto. Quindi partire da oggi vuol dire partire dai lavori che riguardano la Genesi, Genesi 2 e Genesi 3, che sono quei PDF che ti fanno capire come, secondo me, l'universo è stato creato, che rapporto abbiamo con il mito, la religione che cosa in realtà nasconde dietro la religione, e cioè qui c'è il problema degli alieni, cioè di coloro che sono venuti su questo pianeta a interferire con gli esseri umani facendoci credere a noi che erano degli dei. No? E come funziona la cosa? Come siamo collocati noi in questo universo? Da un punto di vista quindi sociologico, del mito, e introducendo lì qualche piccola nozione di fisica che ti fa capire come il mito e la fisica vanno in perfetto accordo tra di loro. Dopodiché c'è tutta quella serie di articoli che sono della serie Evideon, Evideon 1, Evideon 2, Evideon 3, Torus, la matrice di punti di luce, l'universo olografico a 432 Hz, e lì i conti parlano. Pi greco, sezione aurea, logaritmo di 2, l'entropia, che cos'è, come è fatto l'universo, che cos'è la quantistica. E chiaramente lì questa cosa è la base del fatto che le parole che dico non sono solo parole, ma ci sono dietro dei numeri inconfutabili. Ed è un po' quello che hai fatto durante
il ciclo di conferenze di quest'anno, del 2017. Hai Sì, piano piano spostato l'attenzione su appunto anche la matematica e la fisica. È ovvio, sì, Corrado, che qualcuno ti ha perso, io per primo, no? Nel senso che arriva a un certo punto il calcolo matematico per cui io ho dovuto soffermarmi, prendere tutti i documenti che hai messo a disposizione, mettermi là con molta calma, molta serenità e elaborare il tutto, perché è quasi impossibile tenere il passo, o almeno parlo per quanto mi riguarda, tenere il sì, passo durante la conferenza, no? E lì sì, è un po' il discorso che mi è venuto in mente, no? Tu concedimi di riassumere un po' questa piccola sì, parte. È come certo, se dicessi un conto è farsi raccontare un'esperienza, un conto poi è passarci in prima persona, il senso dell'approfondimento anche per quanto riguarda un uomo di scienza come te è una cosa assolutamente essenziale, è necessaria, no? Allora, molte delle persone, mi stai confermando, perché questa è la cartina tornasole che ho anch'io, mm, si fermano all'apparenza e poi dopo non approfondiscano con un'esperienza anche di vissuto personale. Chiaramente ci sì, sono, diciamo così, livelli di intelletto diversi, no? C'è chi magari è più portato per la materia umanistica e chi è più portato per la materia scientifica e poi chi ha gradi di approfondimento diverso anche nell'ambito dell'istruzione scolastica. sì, Quindi sì, sì. come riuscire a risolvere questa faccenda? Dunque, ci sono due aspetti fondamentali della questione che dipendono sostanzialmente un po' dalla nostra capacità di capire le cose, ma sostanzialmente a monte dipendono da come tu sei andato a scuola. Allora, qui c'è una diatriba fondamentale. Metà popolazione pensa che andare a scuola non serve a niente perché basta capire le cose con la consapevolezza in qualche modo e portare avanti questo discorso. C'è l'altra metà che dice ma chi se ne frega della consapevolezza, io voglio sapere perché 2 più 2 fa 4. Questi due tipi di ragionamenti sono il ragionamento femminile e il ragionamento maschile, il ragionamento del lobo sinistro e del lobo destro messi insieme. Purtroppo, dal mio punto di vista, tutte e due le cose, tutti e due i ragionamenti devono essere portati avanti. Questo poi non è che lo dico io, l'ha detto Piaget che studiava come funzionava il cervello dei bambini piccoli, sostanzialmente, no? Il cervello di un bambino piccolo è come il cervello di una persona che non ha mai avuto modo di vedere delle cose. Quindi non dipende dalla vecchiaia, dall'età, dipende dall'approccio che te hai. La scuola, in questo contesto, fa schifo, perché la scuola ti dice esiste pi greco, ma non ti dice perché. La scuola ti dice che la circonferenza è 2 pi greco r. 2 moltiplicato pi greco, che è un numero strano, r che è il raggio della circonferenza, ma non ti spiega cosa vuol dire. Ma questo non solo alle scuole elementari. Vai all'università e ti insegnano il principio di indeterminazione di Heisenberg, premio Nobel per la fisica, che ti dice che te non puoi capire perché una cosa è fatta in quel modo lì. Ho capito, ma non ti spiega perché esiste l'indeterminazione, cosa c'è dietro, cioè ti dà le cose come fatta fatta, sulla quale te non devi pensare. È così. Allora, siccome la cosa che importa non è la formula, ma è il significato che ti dai alla formula, e il significato che io do a una formula glielo do io, te gliene dai un altro, lui gliene dà un altro e così via. Il calcolo è quello che è, la prova di laboratorio è quella che è, l'elettrone pesa 10 alla meno 19 grammi, nessuno ci mette le mani sopra, d'accordo, ma cosa vuol dire? Ed è nel cosa vuol dire che ci rendiamo conto che la scienza finora ha dato delle risposte non corrette, limitate, che una volta date non si devono più toccare. Esiste la relatività di Einstein, esiste la piegatura dello spazio-tempo, basta, l'energia è solamente positiva, basta. Non è vero, non è così e lo si dimostra proprio con le stesse formule dei matematici. Noi che cosa facciamo? Come dobbiamo approcciare il discorso? Quando io scrivo delle cose, non è importante la formula, non è importante il calcolo, è importante il significato che si deve dare alla cosa. Quando c'è, se ne parlava prima, un problema di fisica che si chiama PIB, Particle in a Box, particella nella scatola, e noi prendiamo questa scatola
siccome è difficile da fare i conti, l'abbiamo presa monodimensionale. Pensa a te che artificio. Una scatola monodimensionale che come fa a esistere non lo so, e dentro ci abbiamo messo una pallina di massa M. Ma come? E come c'è sta una pallina di massa M in una scatola monodimensionale? E capisci che c'è qualche cosa che non funziona. Devi capire il significato di quello che stai facendo. E ti dirò che nessuno mette mai in relazione al fatto che una scatola con una pallina sola non può esistere, perché va contro il principio della termodinamica. Le palline devono essere almeno due e si devono muovere in modo simmetrico. Ma siccome fare il calcolo con due palline sarebbe difficilissimo, ci mettono una pallina sola, fanno un calcolo più semplice, ma completamente inutile. Ecco, allora queste cose vanno capite, cioè va capito il limite della scienza di Galileo, perché se te non capisci il limite, non capisci neanche la scienza di Galileo, non capisci dov'è il giusto, dov'è lo sbagliato, fin dove mi posso allungare nel fare delle estrapolazioni. Le estrapolazioni le posso fare? No, non si possono fare le estrapolazioni, si possono fare solo le interpolazioni e via dicendo. Quindi la maggior parte delle persone a cui io ho chiesto lumi su cose che non avevo capito per poterle spiegare meglio agli studenti, mi hanno detto che non le sapevano perché non si erano mai chiesti il perché. Come? Io devo spiegare una cosa agli studenti e ti chiedo a te, professore di chimica fisica, scusa, questa cosa qui non è chiara, me la spieghi te? Non la so. Come non la sai? Sei un professore di fisica. Ma non me la sono mai chiesta. Ma te la devi chiedere te, mica io. Cioè, ecco che abbiamo capito che la nostra classe di professori universitari, come di maestri elementari, pensate che quando io ho fatto tanti anni fa su 700 maestri i corsi di aggiornamento, questi 700 maestri non sapevano niente del mondo che ci circondava. Facciamo un esempio. Alla maestra, che poi la maestra deve rispondere al bambino piccolo, gli dici un pezzo di legno in acqua galleggia o non galleggia? E la maestra rispondeva un pezzo di legno nell'acqua galleggia. Un pezzo di legno nell'acqua che ha un buco nel mezzo, che passa da parte a parte, galleggia o non galleggia? E il 90% delle maestre diceva che il pezzo di legno andava a fondo. Oppure il ferro galleggia o non galleggia? Il ferro non galleggia, rispondevano tutte le maestre. E allora io gli dicevo, ma le navi che sono di ferro, come mai galleggiano? Nessuno sapeva rispondere. Queste sono le nostre maestre, capito? I nostri maestri, figurati il professore universitario. Ecco, capisci perfettamente che quando uno va a leggere la cosa strana, pi greco per la radice della sezione aurea deve fare 4, non capisci perché e ti devi dare una spiegazione. E questo è chiaro che la gente normale che è andata in una scuola normale, in quella scuola non gli hanno insegnato a interpretare le formule, gli hanno detto le formule sono così, basta. E questa è la difficoltà che oggi la gente ha nel leggere poi i lavori che scrive. Sai, mentre stavi parlando, mi veniva in mente questa cosa che io chiamo sistema di istruzione di massa, ma senza l'apostrofo. Distruzione. Sì, sistema di istruzione di massa, perché alla fine è così. Allora, è Sì. quella grossa pecca che noi abbiamo, non so se in Medio Oriente e se nel sud-est asiatico, in Oriente è così, però sicuramente in Occidente è così. Cioè, abbiamo fatto un enorme passo indietro perché siamo passati da un sistema di educazione a un sistema di istruzione. Mentre le istruzioni sono qualcosa che tu metti dentro una persona, educare significa saper tirar fuori il meglio da ognuno dei tuoi allievi, no? Sì. Ma questo prevede anche insegnare all'allievo a porre delle domande. Cosa che invece nel nostro sistema scolastico non è così, perché noi dobbiamo assorbire delle nozioni, cioè senza azione, nozioni, basta non processare, cioè dobbiamo stare buoni, lo sappiamo, insomma, teniamo il profilo basso, dobbiamo creare delle masse che non rompino le scatole, devono fare quello che gli abbiamo detto, no? Sì. È però anche la dicotomia tra il dentro e il fuori. Noi ci hanno insegnato fin da piccoli a andare a cercare certe cose sempre fuori, no? E il mondo dell'istruzione è questo, cioè io che va fuori ti do un'istruzione, cioè un'informazione, te la metto dentro di te. Quindi siamo abituati a cercare fuori quello che in realtà dovremmo andare a cercare dentro, le migliori domande che dovremmo fare
le dovremmo fare prima noi stessi e poi manifestare un certo tipo di curiosità. C'è un problema alla base che è sempre lo stesso problema, cioè chi comanda e chi subisce in qualche modo. Allora, chi comanda, per esempio, il mondo del mercato dell'alimentazione, non vuole aiutare gli africani a vivere, li vuole aiutare a sopravvivere. Allora gli porta il latte in polvere perché questi possano poi diventare schiavi del latte e poi sono costretti a comprarlo da te. Così, invece, cosa bisognerebbe fare? Insegnare agli africani a diventare autosufficienti. Nella scuola c'è lo stesso problema. Io non voglio insegnare allo studente a diventare autosufficiente perché sennò lui non mi voterà più alle elezioni. Allora io gli devo dire cosa fare in qualche modo, ma non gli devo dare nessuna metodologia che insegni a lui a fare da solo. E qui nel triade color test, quando noi parliamo del triade color test che bisogna fare da solo, ecco dove la gente oggi, che è stata la scuola tradizionale, non capisce cosa vuol dire fare da solo. Cioè te devi rendere le persone in grado di ricordare chi sono. Il docente e il discente sono in un rapporto mutualistico. Non c'è né docente né discente, ognuno impara dall'altro, ma impara cosa? A ricordare chi è. Io non insegnavo la chimica, io cercavo di sollecitare gli alunni a ricordarsi come avevano fatto la creazione dell'universo, perché noi tutti siamo creatori. Il più consapevole se lo ricorda meglio di uno non consapevole. Quindi io non ti do degli strumenti senza i quali tu non hai niente, perché gli strumenti ce l'hai già tutti. Ti dico solo, guarda in quel cassetto dove ci hai messo lo strumento, che non te lo ricordi più. È un atteggiamento completamente diverso. La scuola del mondo felice è una scuola in cui si insegna alla gente a ricordare. Molto interessante. E già questa prima domanda ha aperto, come vedi, un ventaglio di cose che io penso purtroppo certe volte nelle conferenze non si possono approfondire, no? E sono contento di fare questo tipo di interviste un po' così più mirate. Visto che abbiamo parlato di approfondimenti, la seconda domanda che ti vorrei fare è una domanda che mi viene fatta in continuazione e che già te ne ho parlato, ma voglio renderla palese a tutto il web. Cioè, il TCT è da farsi una volta sola oppure è un processo e come tale prevede un tempo di assimilazione, prevede un approfondimento? Allora, qui come al solito c'è una misinterpretazione di fondo che è l'effetto di tutto quello che abbiamo detto prima, cioè di una cattiva scuola all'inizio che ha dato origine a un pensiero umano sbagliato che ti porta a considerare il resto della vita in quell'ottica lì che non è quella giusta. Il triade color test dinamico flash è uno strumento che ti con delle indicazioni che ti dice come fare ad ottenere un certo target. È come se si andasse a scuola guida. Te devi andare da Milano a Roma, non sai guidare la macchina, ti insegno a guidare la macchina, o meglio, te lo faccio ricordare perché tu sostanzialmente già lo sai come si guida una macchina, solo che devi fare pratica nella realtà virtuale, così che te potrai guidare. Bene, dopo che ti ho insegnato, l'insegnamento non è legato a devi accendere il motore, metti la prima, la seconda, la terza, la quarta, poi entri in autostrada. No, quella è la base, ma il vero insegnamento è imparare a utilizzare questi metodi per arrivare da Roma a Milano, perché se no te ti schianti per la strada. Molto più rapidamente, se io devo attraversare la strada, perché il mio target finale è passare dall'altra parte della strada, quello che conta non è passare dall'altra parte della strada, è come si attraversa la strada. Cioè non conta niente quello che fai, conta come lo fai, se no, se lo fai con una consapevolezza sbagliata, è come se tu non avessi fatto niente, anche perché se attraversi la strada in un modo inconsapevole, ti mettono sotto. Allora, il triade color test, la gente pensa che sia una serie di istruzioni di cui una volta fatte le istruzioni lui è a posto, le ho fatte, è come pagare le tasse, le ho pagate, sono a posto. No, è come Tottorina che aveva la Bibbia sul comodino e lui aveva la Bibbia sul comodino, è a posto.
Capito? No, non è così. Perché quel tipo di atteggiamento lì è ancora l'atteggiamento di una persona che, come al solito, ha imparato allo stato la parte sbagliata. Ha imparato a delegare qualcun altro o qualcos'altro, o un metodo in questo caso, a fare per lui. Allora bisogna fare questo, questo, questo e quest'altro. Bene, l'ho fatto. Ho scaricato la mia ragione di essere, la mia consapevolezza non c'entra niente, l'ho fatto. L'ho fatto. Quindi come mai non guarisco? Ecco No, perché c'è poi una parte che ti ricorda, no? Sì, vabbè, tu hai fatto questo, ma ancora non hai risolto il problema, no? Perché c'è da fare certo, un lavoro di approfondimento e di analisi. esattamente. Quindi il metodo, il triade color test, da solo non è niente. Tu devi diventare il triade color test mentre lo fai. Tu sei quello che fai. Non è che il metodo è una cosa che sta lì, che io ho usato. Io sono il triade color test mentre lo sto tentando di fare. Da quel punto di vista, mentre sto eseguendo le istruzioni, io sono quello che faccio. Quindi io sono la mia anima, la mia mente e il mio spirito e sarò dopo la unificazione la mia coscienza. Non che la mia coscienza è lì, la guardo, ci parlo, ah buongiorno, come stai? No, te sei la tua coscienza. Allora, chi inconsapevolmente crede che questo sia un metodo sganciato, esterno, staccato, schizzato da sé, e lo tratta in modo schizofrenico, chiaramente, non otterrà poi quei risultati che dovrebbe ottenere, perché il risultato fondamentale è la unificazione e quindi per ottenere questo non puoi partire dall'idea che sto facendo qualcosa servendomi di qualcos'altro esterno a me. Non funzionerà mai. Primo aspetto della questione. Secondo aspetto della questione, ma io ho fatto quello che c'è scritto ma non vedo niente. Ci sono due fondamentali aspetti del perché uno non vede niente. Il primo è perché c'è qualcosa che non ti fa vedere, qualcosa che ti vuole impedire di fare questa cosa e questo qualcosa è esterno a te, cioè nel caso di quando noi stavamo studiando il comportamento alieno, l'alieno è il parassita che entra nella tua testa e ti fa fare solo quello che vuole lui. Quindi se te non hai consapevolezza di questo fatto, l'alieno dentro di te non te lo fa fare quel lavoro lì. Tu devi prendere consapevolezza che la vocina che senti dentro non è la vocina tua, della tua parte animica, ma la vocina di qualcun altro, che te però non avendo consapevolezza non la riconosci. Secondo aspetto, c'è qualcosa che non ti vuole far fare il TCT, ma questo qualcosa è dentro di te. Tu ti stai prendendo per il culo da solo. Tu hai paura di fare il triade color test e questa paura è talmente inconsapevole e profonda che tu manco te ne accorgi. Perché? Perché hai paura di scoprire chi sei. Perché? Perché tu sai dentro di te che c'è qualcosa dentro di te che ti fa schifo ed è per questo che non lo vuoi fare il TCT, perché dopo saresti costretto ad abbandonare quello che io chiamo il loop, cioè il cerchio vizioso del fare sempre le stesse cose e non riuscire ad uscire dalla malattia in qualche modo. Allora sappiate che chi non riesce a fare il triade color test è solitamente qualcuno che, al di là del fatto che sia più visivo, più cinestesico, più uditivo, sì, ci saranno delle difficoltà diverse, ma non è quello il problema. Il problema è che te non lo vuoi fare. C'è una differenza fra, io spesso ne parlo ai miei clienti, tra volontà e desiderio. Perché le persone tanto mi dicono, ah sì, ma io lo voglio fare, no? Poi l'ho fatto e non mi Sì, riesce. E quindi siccome l'ho sì, fatto, però se non succede sì, nulla, sì, va bene così. Ma dico, ma scusa, ma se ci sì, sono ancora delle cose che ti danno certo, fastidio, oppure se ci sono delle problematiche, dovrai approfondire ancora. Poi non certo, è che uno per far crescere un muscolo fa una volta soltanto così con 10 kg e è finita, lo devi fare quotidianamente fino a che certo. tutta, no, la tua vita l'ha compreso. Allora dico sempre che c'è una differenza fra desiderare una cosa e poi avere la volontà di farlo. È semplicissimo. Io ho la volontà di vivere, ma non ho il desiderio di farlo. Lo devo fare perché è un compito che mi sono posto fin dall'inizio della mia esistenza. Fare qualcosa per risolvere la situazione. Ma questo qualcosa mi costa una fatica della Madonna. Quindi, in condizioni in cui esistesse un mondo felice e le cose fossero diverse, allora avrei anche il desiderio di farlo, il piacere di farlo. Ma in una situazione in cui la cosa non è così, io ho la volontà di portare a termine la mia missione, diciamo così, che è per me. Però mi costa fatica. C'è una bella differenza. Questo accade spesso quando si tratta
la fase del TCT e della integrazione, no? E qualcuno mi ha detto, ah sì, vabbè, io prendo le palle, le faccio avvicinare, boom, integrato. Entro nella stanza il giorno dopo, sono separate. Beh, ma quello è un lavoro. Io continuo a Certo, dire alle persone, è proprio un lavoro, nel senso, hai comunicato con le parti, sai comunicare con le parti sono isolate, le parti sono giuste, le parti sono messe. E mi rendo conto che tante volte si pensa, non so se ti capita anche a te questa cosa qui, ma si pensa a una tecnica come un qualcosa che tu la segui pedissequamente e è buono e è tutto lì, però non si pensa all'adattamento della tecnica alla parte soggettiva dell'individuo, perché poi assolutamente. per quanto mi riguarda, cioè tu lo sai benissimo più di me, ogni TCT come struttura macroscopica va bene, se ne può parlare, ma poi ogni TCT di ogni persona è completamente diverso dall'altro. Cioè ci sono Sì, sempre delle dinamiche leggermente diverse da adattare come tecnica. certo, è un po' come chi suona il pianoforte, ma in tutti i campi questo. Ci sono per esempio degli esecutori, Arturo Benedetti Michelangeli era uno di questi, secondo me suonava benissimo il pianoforte, era bravissimo, ti rifaceva Liszt perfettamente, ma non gli fare inventare una canzoncina che non è capace. No? Quindi lui fa la copia, ci mette la parte spirituale, il giapponese di turno, te lo rifaccio anche più bello di prima, ma inventami qualcosa di nuovo, zero, zero, non c'è la creatività. Allora, in questo contesto, per esempio, nel TCT, il soggetto che non ci mette creatività si ferma dopo 3 secondi. Mi sono comparse 2 sfere, la terza no, e ora che faccio? Inventati qualcosa. No, no, devo seguire le regole. Ecco, già l'idea di dover seguire delle regole ti fa capire come la tua parte animica è lontana da te milioni di chilometri. Perché mentre le regole sono puramente spirituali, puramente maschili, la parte animica se ne fotte delle regole. E siccome noi stiamo tentando di fare raggiungere una soluzione immediata tra la presenza e il seguire le regole e la presenza ed il seguire l'istinto, è chiaro che se te ti manca metà di questa cosa non farai mai quello che diceva Piaget, cioè il risultato si ottiene seguendo 2 processi logici, uno che è circolare, il processo logico femminile, e uno che segue una direzione lineare, che è il processo logico maschile. Per esempio, ma potrei fare milioni di questi altri esempi, se no non si arriva in fondo, quindi bisogna avere della creatività. Soprattutto le persone che non hanno modo di parlare con la loro parte animica, non hanno creatività e quindi nel TCT si vede chiaramente questo fatto e loro dove trovano difficoltà nella vita lo trovano anche nel TCT. Però il TCT è quello strumento che seguendo quelle regole io ti dico cerca la tua parte animica, la troverai da qualche parte, ti sei girato dietro per vedere se nella stanza mentale c'era? No, non l'ho fatto, perché? Non ci ho pensato, ci devi pensare. Mi viene in mente la frase cammina avanti guardandoti intorno, no? Perché Certo. accadono tante cose intorno a noi, pur seguendo la nostra traiettoria, no? Il nostro percorso. E mi è venuto in mente anche che, sai, c'è un po' questa dicotomia fra la musica classica e la musica jazz, no? E Mm-hmm. nel jazz si dice si improvvisa. Allora devi sapere Sì, sì. che tante delle persone che fanno jazz in realtà copiano i soli, cioè gli assoli, la composizione Il estemporanea pattern, sì. i pattern di altri musicisti. E io penso, ma scusa, ma se vuoi fare un'improvvisazione, ma libera la bestia che c'è in te ogni tanto, no? Cioè, anche, voglio dire, c'erano dei grandi jazzisti che dicevano oggi ho fatto dei buoni errori, no? Cioè che Sì, sì, vedevano l'improvvisazione come una serie di errori sui quali riuscivano a elaborare strategie tecniche, no? Allora, assolutamente. è anche un po' quello, ma trovo che ancora Nel siamo nel caso, discorso dell'approfondimento che certo, manca nella nostra società. assolutamente. E quando uno guarda una notizia al telegiornale crede di averla capita e basta, finito lì. No, pensaci, pensa se quello lì ha detto le cose e le hai capite bene, pensa se voleva dire un'altra cosa e ti ha fatto apposta a fare in modo che te capisca sbagliato. Per Peter Colosimo, un grande scrittore degli anni 60, 70, 80, sostanzialmente ti voleva far credere che a prescindere che la cosa era poi in realtà vera, che gli alieni fossero venuti su questo pianeta a visitare questo pianeta milioni di anni fa, centinaia di migliaia di anni fa.
era vero, ma lui ti diceva, io non è che ho detto questo, io non ho scritto niente, io ho scritto solo ho riportato dei fatti, sì, però in quei fatti lì c'era la tendenziosità a portarti a farti credere che quella cosa lì era vera. È un po' un mestiere quello lì sostanzialmente. Noi dobbiamo cercare di essere capaci di comprendere, quindi se le tre sfere non si uniscono perché si sono riseparate, c'è un motivo fondamentale, è che queste tre sfere hanno capito che sono una cosa sola, ma non hanno deciso di esserlo, perché ognuno, egoicamente parlando, sia la parte animica per un verso che la parte spirituale per un altro verso, non hanno voglia di condividere, e che io direi invece più chiaramente comunire, lo scopo di quella che è la loro esistenza. E sostanzialmente quindi, per tutti coloro che hanno un TCT di questo tipo, per cui le sfere gli si riseparano, io dico sempre, fermati con il TCT, analizza qual è la situazione della tua vita reale, virtuale, che tu non hai ancora compreso, una condizione di separazione, magari da una persona, da un essere umano, da un luogo, da un lavoro, da un libro. Quella cosa lì tu la devi risolvere prima, perché poi sostanzialmente se no le sfere non ti si uniscono. In realtà questa è una visione che parla di una timeline, cioè dell'esistenza del tempo, perché Sì, siccome il sì. tempo non esiste, accade tutto in un colpo solo. Quando tu hai acquisito la consapevolezza e la coscienza che quel problema che tu hai ancora di separazione con qualcosa lo stai risolvendo, ecco che il giorno dopo hai risolto anche il problema delle sfere che non ti si uniscono. Quindi possiamo dire tranquillamente che il TCT è un processo, è un viaggio, un percorso, se accade qualche cosa nel mezzo ci si sofferma, si analizza e poi si continua e si va avanti fino a che non siamo arrivati Certo, nel luogo certo, dove vogliamo arrivare. certo. L'ultima delle domande riguardanti il TCT è la seguente, e me l'hanno fatta diverse volte negli ultimi 4-5 mesi. Ma il TCT, ok, problemi di adduzione, ok, problemi di interferenze, ok, problemi dei legami con quelli del piano di sopra, ma il TCT come, concedimi il termine, tecnica, strategia, ok, può essere utilizzato come percorso di crescita personale? Questa domanda non tiene conto del fatto che il TCT fa solo questo, che lo faccia in ambito di alieni, che lo faccia in ambito di risolvere la problematica di me che sono stato violentato da piccolo dal mio nonno, è uguale. Cioè, tra il violentatore, faccio per dire, e l'alieno non c'è nessuna differenza. Il triade color test tende a fare una cosa fondamentale, a aumentare l'entropia tua e quindi l'entropia dell'universo, perché l'entropia aumenta quando le cose si unificano. Nell'istante in cui l'anima, la mente e lo spirito si sono uniti in una sfera sola, la tua entropia è salita e l'entropia è legata alla consapevolezza di sé, quindi al riconoscimento della propria coscienza. Chi sono io? Non lo posso sapere se sono diviso, lo posso sapere solo se sono unito, cioè torno a essere quello che ero una volta. Allora, qualsiasi problematica di non armonia uno manifesta, la risolve assolutamente unificando le sfere, quindi attraverso un modello che è comportamentale, che è quello del TCT. Ovviamente, magari ce ne sono altri 60.000, ma questo mi sembrava abbastanza facile da perseguire. Quindi, se io ho delle problematiche di consapevolezza, vado male a scuola, sul lavoro mi trovo male, ci sono delle problematiche sociali, non ho soldi. Ecco, te devi capire che siccome tu sei il creatore del tuo universo, cosa che capisci solo se hai fatto il TCT, se tu sei il creatore del tuo universo, tu ti stai creando delle situazioni per cui tu non hai soldi e questa cosa ti viene addosso per farti capire qualcosa di te che te non hai compreso, che per esempio dovresti comprendere magari che i soldi non sono nulla, non hanno importanza, ci sono altre cose veramente importanti. La dicotomia soldi-carriera, la dicotomia soldi-aspetto esteriore, la dicotomia soldi-generazione nobile, soldi-potere, magari uno di questi aspetti in qualche modo è in contrasto con l'armonia del tuo essere e quindi tu più cerchi di fare soldi, meno li farai. È interessante perché sei entrato già, ma tanto con te succede sempre così, sei entrato già nella seconda parte di questa intervista che si parla di al lavoro, appunto. Ma la prima domanda interessante, ne ho parlato anche con una collega,
La tua opinione, va bene? Sì. Quando e perché l'ipnosi non funziona? Allora, l'ipnosi è un sistema meraviglioso per parlare con quella parte di te che è talmente inconscia, profonda, nascosta e tu non avendo consapevolezza neanche che questa esiste, non riesci a stabilire un colloquio con questa parte di te. L'ipnosi, attraverso una metodologia ed un operatore sovente, ma non è detto esterno, ti porta a un percorso in cui tu puoi in qualche modo aumentare la possibilità di parlare con questa parte inconscia. L'ipnosi si basa su una cosa fondamentale. Questo sembra un vantaggio all'inizio, no? Sono riuscito a parlare con la parte nascosta di me. Questo sembra un vantaggio. Il vantaggio c'è nella sola prima accezione, cioè abbiamo scoperto a cosa serve l'ipnosi, ma abbiamo scoperto che c'è una parte di me nascosta e abbiamo scoperto anche che ci si può parlare. Questo è il risultato finale. Ma l'ipnosi si basa su un processo di separazione inconscia tra la parte femminile e la parte maschile di sé, tra l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, cioè chi va in ipnosi diventa schizofrenico, si frenizza, perché altrimenti non si può ottenere un processo di ipnosi profonda se io non ho staccato i pezzi di me e quindi posso parlare con quella parte profonda. Parte profonda che sostanzialmente, nella maggior parte dei casi che ho visto io, è la parte animica. Ecco che abbiamo dato un concetto profondo, una definizione profonda a chi risponde. Chi è che risponde nell'ipnosi? E perché io non mi ricordo sovente, non sempre, quello che ho detto? Perché la parte animica è talmente profonda, è talmente staccata dall'aspetto coscienziale che il conscio dorme e quindi non sente e non cataloga e non come si dice, non registra le cose che ti hai detto. Per questo non sa neanche dove ha messo la registrazione. Quando in ipnosi te parli, gli altri due, mente e spirito, stanno da una parte e non intervengono, se almeno te non fai qualche trucco. Quindi parla solo la parte animica, cioè la parte archetipale femminile del sé. In questo contesto, però, l'ipnosi è un processo di separazione. Se noi abbiamo capito che i processi di acquisizione di consapevolezza non passano per una separazione, ma passano per unificazione, il triade color test fa il contrario dell'ipnosi, cioè cerchiamo di ottenere i risultati che ottenevamo prima, ma non solo parlando con la parte animica, ma parlando con tutte e tre le parti messe insieme, cosa che con l'ipnosi non si può fare, perché l'ipnosi è strutturata in un altro modo. Allora, per questo ti dico, il TCT, il triade color test, che te puoi fare in uno stato di autoipnosi, chiamiamola così tra virgolette, da solo, ti permette di ottenere 3 volte il risultato più importante di quello che ti ottieni con un'ipnosi. Non solo, ma nell'ipnosi utilizzi la consapevolezza e la coscienza dell'altro, dell'ipnologo. Nell'autoipnosi tu sei l'ipnologo di te stesso e già questo sistema, questa cosa l'hai risolta. Perché cosa succedeva quando noi lavoravamo con gli addotti? L'addotto, attraverso la mia consapevolezza, la mia coscienza, in qualche modo riusciva a uscire dal problema per 1 settimana, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 1 anno, dopodiché ci rientrava, perché l'addotto aveva usato la mia coscienza per risolvere i suoi problemi e quindi non li aveva risolti, se non temporalmente. Invece nel triade color test te fai quello che fa una persona che vuole acquisire consapevolezza di sé, ma non mangiando la ayahuasca, il peyote, il mescal, l'LSD, l'acido desertico, la N-metiltriptamina, perché dopo finisce il percorso e te ritrovi come prima. No, lo fai senza bisogno di questo, non affidando all'alchimia della chimica o all'alchimia dell'operatore la tua guarigione, la affidi solo ed esclusivamente a te, che sei l'unico operatore che può lavorare su se stesso, usando la propria coscienza. Ecco perché l'ipnosi è un sistema meraviglioso, perché ci ha permesso di scoprire delle cose. Così come andare sulla Luna, se mai gli americani ci sono stati, sulla Luna, non è servito ad andare sulla Luna, è servito a costruire delle lavatrici migliori, perché con la tecnologia che è venuta fuori dall'andare sulla Luna, ecco che noi abbiamo delle migliori tecnologie che ci permettono di lavare meglio i panni.
Ci sono delle cose che hai detto molto interessanti riguardo la profondità, no? Tante volte abbiamo parlato io e te e io non sono uno che crede molto al concetto di profondità, no? Prima si tendeva a dire vai sempre più giù, vai sempre più giù e poi ti domandi ma giù dove? Cioè è sempre lì, no? E poi Sì, soprattutto dopo un tot di tempo che lo fai, vedi che le persone si afflosciano muscolarmente e legano e associano il fatto che siano in ipnosi perché non riescono a determinare movimenti con il corpo perché sono così rilassati. Ma Hellman insegnava, basta pensare che una cosa è catalettica che lo diventa catalettica. Quindi c'è una sorta di verità in quello che diceva Hellman, cioè tutta l'ipnosi in realtà è autoipnosi. Quello che mi capita spesso, insomma quasi quotidianamente, e mi hai detto che è capitato anche a te, è che le persone vanno in trance quando gli parliamo ad occhi aperti e non si rendono conto di essere in trance fino al momento in cui indichi e dici guarda sta avvenendo questo, te ne stai rendendo conto e in un qualche modo, Corrado, è come, concedimi la metafora, è come tenere in ballo tutti e due elementi, no? È come lavorare con la parte più inconscia del soggetto ma far presente alla parte razionale, più logica, che sta avvenendo qualcosa e non importa sì. separarla, può fare da spettatrice perché Beh, poi quando ci sarà una sorta di quello che si chiama risveglio ipnotico, va bene? Una sorta di risveglio, sarà consapevole di quello che è accaduto. Allora, su questo piano ancora io trovo che in Italia siamo moltissimo indietro, cioè pensiamo sempre al discorso dell'ipnosi come steso, ciao, tu mi dici cosa sì, devo fare e io lo faccio. assolutamente, assolutamente. Questo accade perché c'è una cattiva consapevolezza del fenomeno dell'ipnosi, perché gli italiani conoscono l'ipnosi perché magari hanno visto un film di Hitchcock, non c'entra niente, quella è un'altra cosa. Oppure hanno visto Giù Cascasella in televisione tanti anni fa che faceva l'ipnosi da teatro, così. No, non è quella l'ipnosi. Oppure hanno visto certi fenomeni anche portati alla luce da Bendler, da Grinder, insomma, questa gente qui che fanno queste flash ipnosi, ti toccano il braccio in un certo modo e te vai in ipnosi. No, quelle non è un aspetto, l'ipnosi è una cosa più profonda. Non bisogna confondere i metodi per andare in ipnosi con l'ipnosi. Cioè, in ipnosi tecnicamente o comunque l'ipnosi non corrisponde a una perdita di consapevolezza, l'ipnosi corrisponde a un aumento, a una focalizzazione sulla consapevolezza. Quindi quando io ti prendo la mano e ti faccio qualche gesto in consulto e te non capisci più niente, non sei in ipnosi, semplicemente non capisci più niente. Queste sono due cose completamente diverse. La programmazione neurolinguistica ha capito questo e ti ha detto il tuo cervello è in grado di fare dalle 5 alle 9 operazioni insieme, sostanzialmente 7, se ne fa più di questo va in crunch. Ed è come la stampante del tuo computer che mentre te stai stampando, stai scrivendo anche una cosa, stai parlando su Skype con un tizio, e la stampante si ferma. Ecco, quello è l'istante in cui questa flash ipnosi ti ha prodotto nel cervello una serie di operazioni, te ne ha fatte fare tante, che non hanno l'una con l'altra niente a che vedere, che il tuo cervello non riesce più a metterle insieme e va in crunch, come la CPU del computer. L'ipnosi è un'altra cosa. L'ipnosi è un aumento di acquisizione di consapevolezza. Tu entri in uno stato profondo e la tua parte animica gli dici come è nato l'universo e lei te lo dice. Quella è l'ipnosi. Quindi già c'è una visione completamente diversa, ma d'altra parte se noi abbiamo visto, come al solito, no? Chi viene a vedere i miei lavori crede di aver capito tutto perché ha visto un video e chi crede di aver capito come è fatta l'ipnosi è perché ha visto il film in cui si vede il pendolino che davanti a te questo pendolino si muove e te vai in ipnosi. Non c'entra niente. Non c'entra niente. È un problema di cultura. Allora, in questo tipo di problematica si inseriscono la maggior parte degli ipnologi che non hanno capito un cazzo di come funziona l'ipnosi e loro pensano che con il manuale davanti, come faceva il Centro Ufologico Nazionale che voleva tentare di fare l'ipnosi sugli addotti pur dicendo che i fenomeni di adduzione non esistono, ma allora perché lo stai studiando non si capisce, si sieda, si rilassi sul manuale, c'è scritto glielo devi dire 3 volte e lui te lo diceva 3 volte, si rilassi. Poi non si capiva come mai non si rilassava questo qui. Cioè, l'ipnosi è un'altra cosa, completamente diversa, prevede un rapporto profondo tra me
e colui che è in ipnosi, un'operazione di transfer ben calcolata e precisa, di cui tu conosci esattamente tutte le modalità, il fatto che si stabilisca tra me e l'altro un entanglement, per cui io sono l'altro, perché sennò non funziona. Quindi tutto questo è l'ipnosi, non quello che viene vista, ma è chiaro che la gente poi crede alle cose che vengono un po' viste e dette in televisione, e Sì. ahimè sappiamo che quella è disinformazione. Uno dei problemi che io trovo spesso nelle persone che ancora non hanno mai fatto ipnosi è questo, cioè hanno vissuto l'esperienza esterna dell'ipnosi, cioè hanno visto una persona su una sedia in ipnosi, che poi non sanno nemmeno perché è in ipnosi, perché nemmeno l'ipnotista sa realmente che cosa accade dentro quella persona. Per conoscere l'ipnosi bisogna averla fatta in prima persona e sono due cose completamente diverse. Io ai miei clienti faccio sempre tenere gli occhi aperti, no? Per fargli capire che, cioè, non è che cambia il mondo quando Non si è in bisogna, trance. certo, E questo guardate, non bisogna mai dimenticare una cosa fondamentale, secondo me, che noi siamo e viviamo in uno stato costante di ipnosi. Forse l'istante in cui non siamo in ipnosi è quando dormiamo, che quella è un'altra cosa. Ma quando io faccio lezione sono in ipnosi, gli studenti sono in ipnosi, quando io vado a vedere un film sono in ipnosi, quando io vado dal macellaio a comprare la carne e aspetto di pagare, faccio la fila, in quell'istante scado in uno stato ipnotico. Cioè, allora, le persone che dicono ma non è successo niente, come mai non sono andati in ipnosi, come mai mi ricordo tutto, non ha senso la domanda, perché l'ipnosi è un'altra cosa. È un istante in cui te sostanzialmente distruggi delle barriere divisorie che ti fanno diminuire la tua entropia e la tua consapevolezza. È un istante in cui distruggi quelle barriere e parli con un'altra parte di te, anche sottilmente, che ti mostra e ti fa fare delle reazioni inconsulte. Per cui, per esempio, uno stato ipnotico potrebbe essere il discorso in cui te ti fai, dici delle cose e l'altro deve dire delle altre cose, a caso, rosso, verde, blu, alto, giallo, malato, che ne so. Ecco, in queste controrisposte esce fuori, proprio perché te non stai pensando a cosa sta succedendo e pensi, ah, tanto non succede niente, sto rispondendo a un giochino di novella 2000, il tuo vero inconscio. Proprio è in quell'istante te sei in ipnosi. Grazie di averlo detto perché mi hai risolto dei grossi problemi con i miei clienti, li farò sentire questa parte dell'intervista. Allora, ci sono sempre più scuole, figure professionali, coach, counselor, PNListi, ipnotisti, ipnologi, di tutto di più, ok? Come si riconoscono secondo te i migliori e cosa pensi al riguardo di queste figure nella nostra società? Perché stanno aumentando, ok? Al di là del denaro e del business che c'è dietro, ma stanno aumentando e sta aumentando anche un po' la consapevolezza piano piano dell'Occidente del cominciare a lavorare da dentro, no? Forse non voglio sparare addosso a insomma a alcune persone che studiavano all'epoca con me psicologia, però forse c'è stata una mancanza di questa cosa da un punto di vista degli psicologi o da un punto di vista della psichiatria e si sta riscoprendo un po' il senso di queste figure invece che stanno nel mezzo, no? Come gli ipnotisti, i counselor, i coach, i PNListi. Cosa ne pensi a riguardo? Quadro molto complesso. In Italia, ma anche un po' nel mondo, ma parliamo dell'Italia, la scienza ufficiale, e cioè la psicanalisi, la psicologia, la psichiatria, ahimè, ha lasciato un enorme spazio vuoto che molte persone hanno colmato nel campo dell'ipnosi, per esempio, perché la scienza ufficiale non ha saputo essere al pari della ricerca internazionale sul fenomeno dell'ipnosi, che è stata lasciata indietro. Pochi soggetti del campo della medicina, della psicanalisi, della psichiatria si sono occupati di ipnosi, ma più che altro per una loro passione e con concetti legati a un'ipnosi vecchissima, neanche quella di Erickson, ancora più vecchia. Il mercato della domanda del fenomeno ipnotico, quindi,
è stato occupato da personaggi che non venivano dal mondo della cultura universitaria, per fortuna, ma anche no, che in una situazione economica come questa, in cui esiste il fai da te, in qualche modo si sono inventati, reinventati e hanno adattato scoperte di altri, sovente non capendo e non comprendendo da dove queste scoperte venivano fatte. E quindi abbiamo riempito il mercato italiano di una massa di gente che fa il PNLista, la programmazione neuroquantistica, che è una cosa che si sono inventati e che non ha nessun senso logico. PNL1, PNL2, PNL5, è come i cereali. Tuo figlio quanti cereali mangia? 3, il mio ne mangia 5, infatti si vede, è più grasso del tuo. Cioè, le cose non sono così, non funziona così, ma questo solo per guadagnare di più, per avere più immagine e per rifarsela su quel povero disgraziato che viene da te pensando di poter guarire, purtroppo sbagliando, perché in quel caso dà a te la sua capacità di guarire e quindi aspetta che la tua coscienza guarisca te stesso, cosa che non ti puoi aspettare da uno che ti dice che esiste una programmazione neuroquantistica. Non te lo puoi aspettare, non esiste, non funziona così. Ma e giustamente io dico questo: Vanna Marchi è andata in galera, ma bisognava mettere in galera anche tutte le persone che sono andate con Vanna Marchi. D'accordissimo. Perché allora il problema è questo: te ti specchi con il medico e di solito scegli, siccome tu sei il creatore del tuo universo, quel medico lo scegli tu inconsapevolmente, che sai che ti dirà quello che tu ti vuoi sentir dire. Allora, da questo punto di vista, te non guarisci in qualche modo, perché te devi incontrare qualcuno che ti dica cosa devi fare, non cosa te non vuoi fare, allora ti prepari un altro discorso mentalmente nella testa e te lo fai fare da un altro. No. In tutto questo marasma ci saranno 4 poveri disgraziati, in cui metto anche me e te, mettiamoci, autoleggiamoci questa cosa qui, Ti ringrazio. che cercano in qualche modo di fare una cosa seria. E la cosa seria viene sempre interpretata dal paziente come dire: ma come? Non ha fatto tutto quello che fanno gli altri, allora non vale niente. È come quando te vai dal medico e dici: no, quel medico lì non va bene perché non mi ha prescritto nessuna medicina. Cazzo, quello è il medico a cui te devi andare. Meno medicine ti prescrive e più intelligente è, perché ha capito che non è con la medicina che ti guarisci, ma è con la consapevolezza di te. Quindi, in questo contesto, l'Italia si è riempita di pseudo PNListi e pseudo ipnologi che non hanno la più pallida idea di cosa sia un'ipnosi. Perché l'ipnosi, la PNL e tutto quello che c'è dietro questa cosa qui ha a che fare con una profonda consapevolezza di come è fatto l'universo. E quindi è vero che l'ipnologo, chi è il bravo ipnologo? Il bravo ipnologo è uno che sa chi è, che ha consapevolezza di sé, perché se uno non ha consapevolezza di sé non potrà mai trasferire questo concetto all'altro. In qualche modo l'universo è un ologramma, quindi l'altro è in qualche modo l'immagine speculare di te. Quindi te, il tuo paziente guarisce se te ci vai da lui, perché c'è un rapporto di simbiosi mutualistica tra te e lui, perché le due entropie sono quasi uguali, confrontabili. Mai cosa succede? Che se un paziente ha poca consapevolezza e te ne hai tanta, il paziente viene da te e poi non è contento, se ne va a cercare Grifasi da un'altra parte e ovviamente né lui né Grifasi né il paziente riusciranno a trovare una via alternativa a poter in qualche modo risolvere i loro problemi. E crederanno sempre che i loro problemi vengono risolti in modo bulimico, cioè spillando soldi agli altri. Il bulimico chi è? È quello che ha fame e crede di aver fame di cibo e quindi mangia, ma continua a mangiare perché in realtà poi non aveva fame di cibo, aveva fame di amore, aveva fame di altre cose. E così un Grifasi della situazione crede di poter risolvere i suoi problemi spillando soldi agli altri, diventando sempre più ricco, ma finirà sempre per avere i suoi grandissimi problemi di psicosi profonda che non risolverà né lui né i pazienti che vanno da lui.
Allora, hai già aperto il prossimo passaggio, ma volevo sottolineare una cosa, perché tante volte mi chiedono alcuni ragazzi o ragazze come si fa a diventare ipnotista, come si fa a diventare ipnologo, no? E come benissimo sai, ci sono corsi, ci sono scuole, molte delle scuole costano veramente care, alcune se li guadagnano bene i soldi, altre un po' meno, però io dico sempre, quando avete finito un percorso scolastico, formativo, e poi inizia lì il vero percorso, perché io trovo, non so se anche questa è la tua esperienza, però io trovo che le persone che trattano l'ipnosi pensino ancora a come mandare in trance la persona, non pensano a come utilizzare quello stato, perché poi alla fine a che caspita serve l'ipnosi se non utilizzi l'impianto ipnosi per qualcos'altro, no? E sembra che il grosso problema sia andare o non andare in trance. Che per me, guarda qua, È il mi son problema della cascati tutti i capelli prestazione. per questa No, cosa. certo, certo, questo è il problema della prestazione sessuale. È uguale, cioè uno si preoccupa se si preoccupa in qualche modo se farà bella figura o no, svilendo completamente quello che potrebbe essere il vero e proprio rapporto sessuale, che è secondo me è un'altra cosa. Ma ehm, il fatto che tu riesca o no a mandare in ipnosi ti preoccupa perché poi il soggetto che uscirà dall'ipnosi, se c'è entrato oppure no, giudicherà il fatto di essere entrato in ipnosi come un qualche cosa di funzionale alla sua guarigione e quindi vedrà solo gli effetti più eclatanti. Non mi ricordo cosa è successo, sono andato in uno stato confusionale oppure no, ricordo esattamente tutto, non ho mai perso coscienza, mi crede almeno così, e quindi ti dirà, ma siccome io credevo che l'ipnosi fosse un'altra cosa, te non mi hai messo in ipnosi, quindi non vali nulla, i soldi che ti dovevo dare non te li do, e succede tutto un macello di cose. E così si svilisce anche il povero ipnologo, poi dice, sono riuscito, eccetera, eccetera. Allora, Erickson ha fatto nella sua vita qualcosa come 3600 ipnosi, sostanzialmente, almeno quello che lui racconta nei suoi libri. E ha mandato in ipnosi per un anno la sua moglie 360 volte. Povera moglie di Erickson, io dico. Però il 20% dei pazienti di Erickson non riusciva a raggiungere uno stadio che Erickson definiva di ipnosi profonda. Studiando tutti i lavori di Erickson, io ho creduto di capire dove c'era l'errore di Erickson, che poi non era un errore, era solamente una cattiva non comprensione di una cosa. Comprendendo questo, io ho capito che nessuno delle persone che poi veniva da me a quei tempi, quando facevamo l'ipnosi, avrebbe, non sarebbe andato in ipnosi. Tutti andavano in ipnosi con una facilità allucinante. Il trucco era, tu sei quello che fai. Il trucco è, nell'istante in cui stai mandando, con una tecnica qualsiasi, il soggetto in ipnosi, tu e lui siete una cosa sola. Questo è l'aspetto fondamentale. Se non si ottiene questo risultato, l'altro potrebbe non essere in armonia con te e tutti e due scendete nell'ascensore in ipnosi fino in fondo. Non uno sta seduto sulla sedia e dice si rilassi, come fanno gli americani sovente. No, noi tutti e due scendiamo. Siamo in un'automobile, uno fa il guidatore e l'altro fa il copilota. È un percorso unico. Ancora una volta non c'è chi impara il discente e il discepolo, c'è un'unica entità. Ancora una volta si comprende come non esiste un fotone solo. In fisica, questo è un discorso che neanche i fisici hanno chiari. Un fotone solo non esiste, esistono due photon. Two photon, no two photons. C'è un articolo di fisica quantistica che spiega la differenza tra queste due cose. Cioè, figurati. Quindi noi siamo sempre due, sostanzialmente. Quindi l'altro in quel contesto sono ancora io e dobbiamo scendere insieme. Tutte queste cose, chi le dice in un corso di ipnosi moderna? Chi dice che il buon ipnologo deve sapere bene alcune cose chiarissime di come è fatto l'universo di fisica quantistica? Non ti puoi inventare la programmazione neuroquantistica, non ti puoi imbelinare con la medicina quantistica se sei un medico e non sai come è fatto un elettrone. Non si può, non si può. E Però soprattutto chiaramente se uno parla di percorsi di crescita personale, bisogna che li abbia fatti quei percorsi, perché nessuno
pagherebbe una guida alpina per dire mi porti lì, se quella guida alpina non c'è mai stata? Cioè, già per diventare una guida alpina certo, devi aver fatto tante volte quel tragitto d'inverno, assolutamente, d'estate, d'autunno, sotto le intemperie, e poi puoi dire, oh, se tu ci vuoi andare, camminiamo insieme, io ti ci accompagno. E questo è un po' quello che io ho trovato in Italia, purtroppo, persone che non hanno fatto quel tipo di percorso, no? Ed è difficile poi dopo lavorare certo, con queste persone e certo. va veramente al di là di tutto l'impianto C'è, trans, non trans. Io ho smesso di attaccare la mano alla testa alle persone, lo facevo perché volevo che le persone fossero convinte di essere in trans, ma ho detto, ma assolutamente. perché li devo trattare come degli Allora, imbecilli? Cioè, no, non no, lo ma sono, qui non voglio pensare che lo siano, no? E allora è aggiungo, cambiato tutto lì. certo, aggiungo questo fatto, che mi viene in mente un esempio classico della nostra malcostume della nostra società in Italia. Tutti vogliono fare i tuttologi, no? Allora io al bar si parla di calcio e te dici come avresti fatto quel passaggio criticando il calciatore professionista che invece ha fatto un passaggio che poverino gli è andato male, no? Te al bar da seduto sei te che dici come avresti fatto quel passaggio lì. Il cliente che va dall'ipnologo dopo l'ipnosi dice se è soddisfatto, se non è soddisfatto e come avrebbe dovuto fare l'ipnologo a metterlo in ipnosi. Ma questo accade anche nella scuola italiana, quando i genitori rompicazzo vogliono per forza fare il lavoro dei docenti. Lasciate che i docenti facciano il loro lavoro e voi state a casa e non rompete i coglioni. Questo è il malcostume italiano. Io sono il docente, io faccio il docente. Te non venire a me a insegnarmi come si deve fare. Se no facevi il docente. Io ti vengo a te a dirti come cazzo si raccoglie la spazzatura per la strada che è il tuo lavoro. No, perché lo sai fare bene te. Io non lo so fare. Cioè c'è una questione di ruoli. I ruoli perché tutti bisogna essere uguali. Tutta la massificazione. No, c'è chi sa fare l'ipnosi e chi non la sa fare. Chi la subisce, tra virgolette, e dopo non può mettere becco. Perché te sei l'esperto, non lui. Se no, va da un altro. Pienamente d'accordo. E qui si apre veramente questa cosa. Io te la metto così, va bene? Poi aprila te un attimo, perché già un po' ne hai parlato e questa cosa qui mi preme davvero perché nel web non sembra, ma se vai un pochino a digitare, vedi che ci sono tanti forum e tante domande che hanno a che fare con questo. Mm? Soldi, loro significato, insieme a gratis e lavoro riconosciuto. Te lo ripeto, Sì, soldi e il sì, loro significato, sì, gratis e lavoro riconosciuto. Te la lascio sì. così, aperta, di modo gestiscitela tu, Sì, perché è veramente beh, importante secondo me fare chiarezza su questo. Abbiamo parlato di lavoro, sì, ovviamente, abbiamo parlato di assolutamente. professionalità. Allora, anche qui ci sono delle misinterpretazioni. Giustamente, ora, già che mi hai fatto questa domanda, mi dai l'opportunità di approfondire questo argomento, perché quando la gente sente parlare di soldi, non contestualizza mai in che contesto noi ne stiamo parlando e quindi pensa che tutti i contesti siano uguali e che quindi tutti i risultati finali debbano giungere allo stesso risultato, il che è vero, ma va interpretato nel modo corretto. Allora, io premetto che noi stiamo lavorando per quello che è, io sto lavorando per quello che sarà il mio mondo felice. Nel mio mondo felice non ci saranno i soldi, non ci saranno e non ci devono essere perché è semplice, perché i soldi prevedono, così come sono stati costruiti nella società, che la società venga disimmetrizzata. Ci saranno i poveri da una parte e i ricchi dall'altra. Quindi c'è un piano di non simmetria. Questo vuol dire che l'entropia dell'universo non aumenta ma diminuisce. E siccome il secondo principio della termodinamica ti dice che l'entropia deve aumentare sempre, chiunque voglia fare dei soldi a discapito di qualcuno che purtroppo li perderà perché i soldi sono sempre gli stessi e quindi si spostano, ma sono sempre gli stessi, qualcuno, chi vuol fare soldi, sta facendo un percorso contratermodinamico che va al di là dell'universo. Noi non abbiamo quel compito lì. Quindi chiunque farà soldi finisce in qualche modo per fare un percorso che non è quello dell'universo e della coscienza. Ma cosa bisogna aggiungere a questo punto di vista? Che noi arriveremo a questo traguardo
Ora, dall'oggi al domani non ci possiamo arrivare, ma se abbiamo le idee chiare su dove puntare, ecco che sappiamo che strada fare per arrivare fino lì. E ci arriveremo con calma e con il periodo che ci vorrà, passando attraverso step di economia nuova, differente. L'economia, per esempio, che oggi a me interessa di più è l'economia frattale. Pensa te, vabbè, ma non entriamo neanche in questo discorso. Quello che è importante non è la cosa che si fa, ma è come la si fa. Qualsiasi cosa tu faccia, non è importante farla, questo è il secondo aspetto, è come la fai. Ricordo, attraversare la strada con consapevolezza, se no di là non ci arrivi. Quindi, oppure un altro esempio potrebbe essere, io sono vegano ma sono morto, perché nel fare il vegano il mio corpo non ha resistito. L'altro, che è vegano, vive benissimo da 50 anni e vive benissimo. Come mai? Perché tutti e due vogliono fare la stessa cosa, ma a uno non gli riesce perché non ne ha la consapevolezza. Tutto lì. E quindi il tuo corpo si ribella perché te vuoi fare una cosa di cui non hai consapevolezza e questa cosa ti verrà buttata addosso a boomerang, addosso perché tu non capisci che prima di fare questa cosa la devi fare con consapevolezza. Non è importante essere vegano, è importante come lo fai. Non è in quel contesto importante farsi pagare o non farsi pagare, l'importante è qual è la causalità che ti permette di farlo e come lo fai e perché lo fai. In questo contesto, il terzo punto importante è sostanzialmente, partendo dall'idea che nessuno è medico di un altro se non di te stesso, te sei colui che si autocura. Quindi non lo sai fare, vai da uno che ti dice come si fa a curarti, vai dal medico che ti dice perché tu ti debba curare, dovresti prendere questa pasticca e questa pasticca, ma le devi prendere te le pasticche, no io, no? Bene, una volta che te hai capito questo, vai a casa e ti curi da solo e gratis. Cosa succede nella popolazione di oggi? Che siccome noi non abbiamo voglia di fare una mazza, non abbiamo voglia, allora ci rivolgiamo al professionista, qualunque esso sia, e ci sentiamo dire, sì, è vero, te mi hai convinto che io devo guarire da solo, ma siccome io non lo voglio fare perché non ce l'ho voglia, fammelo te. Ecco, in quel punto te ti fai pagare, perché in qualche modo lo pulisci. Perché attraverso questa cosa, che è una cosa disarmonica, che deve essere fatta perché lui deve capire questa cosa qui e deve capire e magari lo capisce, che fino a che non ha capito che è la sua consapevolezza e la sua coscienza che lo guarisce, si troverà di fronte alla disomogeneità di dover affrontare il pagamento. È corretto questo. Cioè, io ti ho detto, sono un serio professionista, ti ho detto, guarda, lo puoi fare da solo questo percorso, è questo. No, non lo voglio fare da solo, o te mi hai detto che lo posso fare da solo, ma io non voglio, me lo devi fare te. Allora, per favore, ti dico anche, guarda che fino a che te non hai capito che lo fai da solo non funzionerà, però lo fate con me, allora mi paghi. Perché non è importante il cosa fare, ma è importante il come farlo. E nel come farlo c'è questa regola che è, ti ripeto sempre, costantemente, in ogni istante, che io non ti sto guarendo, io ti sto insegnando a guarire. Ti sto ricordando a come si fa a guarire, perché te inconsapevolmente, essendo anche te il creatore dell'universo, lo sai. Ma te non ti vuoi prendere la responsabilità tua di farlo. Vuoi dare in tutta la tua vita, ed è per questo che non guarirai mai da nessun'altra malattia, da tutte le malattie non guarirai mai se te non porti avanti il discorso in questo modo. Io ti ricordo che te ti devi prendere la responsabilità della tua malattia. Te lo ricordo ogni 5 minuti. Questo è quello che fa un insegnante, questo è quello che fa il medico. Fra l'altro, non so se ci hai mai fatto caso, perché è un periodo, insomma, che sto riflettendo su questa cosa. Il fenomeno del gratis, no? È un qualcosa che si vede solo in alcuni settori. Cioè, non ti verrebbe mai in mente di dire, ma sai che cosa? Vado a fare quel lavoro di ufficio, quel lavoro amministrativo, quel lavoro di burocrazia gratis. Cioè,
non accade questo, come non accade per esempio faccio il taxista gratis, no? Accade solo in certi settori. Non ho mai capito perché, ma specialmente in Italia, perché poi magari nel mondo anglosassone questa cosa qui non esiste Sì, così tanto, sì, ma in Italia noi pensiamo che alcune persone debbano svolgere il lavoro completamente gratuitamente, no? certo. Ora, tralasciando soldi, non soldi, la ricompensa del lavoro, la perdita di tempo e la professionalità, a mio avviso, che è quella che va pagata, non tanto il tempo, perché poi dopo uno può spendere anche un mese, ma se non è professionale non serve a nulla. Ma è strana sta cosa. Fa veramente arrabbiare certe volte, no? Perché pensi, ma Va, porca miseria, ci sono delle persone che si fanno un culo come una capanna, come si dice dalle mie parti, certo. per avere poi dopo che cosa? Il risultato che le No, persone pensano dunque, che non sia utile, ma no, perché se non è noi, utile, perché chiedi certo, a quella certo. persona di lavorare? Allora, tenendo presente la professionalità, cioè io se devo andare da un professionista che faccia qualcosa, vado da un professionista, non vado dal primo che fa qualcosa così per bellezza. Quindi se io ho bisogno, comunque credo di avere bisogno di un ipnologo o di un medico o di un costruttore di case o Certo, di un falegname, vado da uno che so che lo sa fare quel lavoro lì. Quindi la professionalità è fuori discussione. Quindi già la maggior parte degli ipnologi in Italia verrebbero bruciati sul rogo subito perché non vanno bene, non funziona così, non funziona così. Ma in realtà il gratis non esiste, cioè in realtà noi tutti ci facciamo pagare, ma questo non si è capito bene che cosa voglio dire io. Cioè il farsi pagare non appare, se non a chi non ha capito niente, solo con i soldi. Il farsi pagare può essere appagante anche in altri motivi, in altri modi. Cioè io ho un cliente, tra virgolette, che mi ha dato delle informazioni importanti, che mi ha fatto capire di me delle cose importanti. Quello è nel caso mio il vero appagamento. Io faccio una conferenza e a tutti dico, io le conferenze le faccio gratis, ma in realtà non è vero, perché le conferenze quando vado lì le faccio per me e nell'istante in cui le faccio per me, le persone e le cose e gli ambienti che vedo e il modo con cui io, mentre parlo, capisco delle cose che non avevo capito, mi danno già l'appagamento necessario di come se avessi preso un gettone di presenza in soldi. Ecco, il pagare, il dare in cambio, a questo punto ti fa capire come se i soldi non esistessero, tu saresti comunque pagato in qualche modo. Nella società di oggi tu sei costretto a passare attraverso il meccanismo del denaro perché giustamente la società non prevede ancora la possibilità di farne a meno. Ma il fatto che non lo preveda dipende dal fatto che noi non siamo ancora pronti a questa cosa e dipende dal fatto che i nostri governanti vogliono separare gli esseri umani ed uno dei modi per tenerli separati è mantenere in vigore il denaro. Quando noi invece avremo nella mente l'idea che in futuro avremo un universo fatto senza soldi, dove ci sarà il libero scambio sostanzialmente, noi oggi, già da oggi, ci muoviamo in quella direzione lì. Muoversi in quella direzione lì vuol dire cambiare il prospetto economico di tutta la società. Per esempio, che senso ha che a me mi riempiano di cartaccia schifosa la posta, la cassetta della posta con le reclame dei grandi magazzini? Perché distruggere gli alberi della foresta dell'Amazzonia per farmi sapere che stanno vendendo una saponetta? A me che cazzo me ne frega? Cioè, Perfettamente d'accordo, ecco, assolutamente d'accordo su questo. allora, nell'istante in cui, ma cosa dice la politica attuale? La politica attuale dice, no, questa cosa serve perché chi lavora nell'ambito della pubblicità e tutta la catena di montaggio che c'è sotto rimarrebbe senza lavoro. E beh, che male c'è? Che male c'è? Innanzitutto ci sono un sacco di lavori importanti che possono essere fatti, per esempio andare a zappare la terra, che è meraviglioso, no? E che non è banale, fra E che l'altro. non è banale, e che non è banale. Ma in un futuro in cui ognuno lavorerà il minimo possibile e basterà, perché ognuno invece di lavorare in poche persone, siamo tanti, lavorassero tutti 10 minuti al giorno,
con allegria, ecco che saremo, è meravigliosa questa cosa, no? Certo, Meravigliosa. assolutamente, sarebbe manifestare chi si è, manifestare se Sì, stessi, diventerebbe certo, già il lavoro, il fatto assolutamente. di dare una mano alla società, no? Certo, certo, certo. Quindi questo è il mondo felice. Il mondo felice, se è fatto così, noi sappiamo che è così. Cominciamo ora a pensare nell'ottica di ottenere questo risultato. Quindi invece di comprare 3 telefonini con 3 schede diverse, cominciamo a comprarne uno solo e non cambiarlo ogni 3 mesi. Allora, hai già risposto anche alla domanda, la faccio lo stesso, ma in realtà hai già risposto. Cosa ci puoi dire sulla nuova società e dei nuovi paradigmi che la costituiranno? Già hai parlato del denaro, già hai parlato di che cos'è il lavoro, già hai parlato di Allora, sì, tendere sì, verso, sì, no, un sì, contesto empatico. Sicuramente aggiungerai qualcosa. sì. Io avevo nella domanda anche se hai dei consigli per crescere più velocemente, cioè se spostare la lancetta del tempo verso la velocità e arrivare più velocemente a quell'obiettivo. Ma ci metto anche l'altra domanda, che è un pochino così per fare polemica, se è veramente importante la felicità e se il termine felicità non sia in questo momento storico un po' inflazionato, no? Ah, sì, 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 Quindi te la lascio sì. così aperta, nel senso. Certo, certo. Allora, dunque, innanzitutto partiamo allora dall'ultima questione. Quando io parlo di mondo felice, è un po' un'allegoria, perché felice che cosa vuol dire? Felice non vuol dire uno che passa tutta la vita a ridere, perché quello non è felice, è scemo. È scemo. Allora, per me felice è un modo per far capire che cosa voglio dire, ma il termine esatto sarebbe armonico, cioè che sei in armonia con te stesso. Il termine felice è un termine ancora duale, dove si pensa che c'è anche un infelice. In realtà il termine armonico non ha neanche una controparte, perché la disarmonia non è il contrario dell'armonia, è un'armonia non raggiunta, perché il contrario della disarmonia totale è zero, cioè non c'è niente. Quindi il mondo non è fatto di positivo e negativo, se noi ci pensiamo bene è fatto di nulla, zero e uno, che a seconda da che parte lo vedi ti sembra positivo o negativo. Quindi il niente e l'armonia, nel mezzo ci sono tutto ciò che appare disarmonico. In questo contesto, armonico vuol dire che te sei il creatore del tuo universo, tu sei solo responsabile di quello che stai creando e lo crei in armonia con te stesso perché lo crei con la stessa energia, la stessa frequenza con cui hai creato l'universo. È per questo che secondo me quando senti una musica suonata a 432 Hz la senti e ti piace di più. Perché ti piace di più? Perché tu hai creato l'universo, come in alcuni articoli ho scritto, con quella frequenza lì. Quindi quando ti riviene ributtata addosso e te sei in grado di percepirla, ti sembra di stare a casa. Ecco, in questo contesto il mondo felice, felice vuol dire in armonia con se stesso. Ora, noi sappiamo che il mondo felice, come lo posso vedere io, avrà dei riscontri dal punto di vista della cultura, dal punto di vista della politica, dal punto di vista dell'economia, dal punto di vista della religione. Ci saranno tutte queste fasi che verranno in qualche modo a diventare armoniche. Parametri incasinatissimi dunque, perché dovremo cambiare un sacco di cose. Pensate solamente all'economia, come si fa a cambiare qui, là, su, giù, poveri, ricchi, cambiamenti di soldi, gente che si suicida perché diventa povero dalla mattina alla sera. No, le cose devono essere semplici. Allora, ora forse ve la farò complicata, però alla fine saranno semplici. Se l'universo è un frattale, questo frattale, attenzione, questo frattale, che è molto complicato, però è assolutamente definito, perché c'è una formula matematica che lo definisce nella sua complicazione. Quindi, quando io vedo questo frattale, mi chiedo, ma come? Allora non esiste il libero arbitrio, perché è già tutto fatto. Il frattale è fatto così. E siccome io ti devo dire che invece il libero arbitrio esiste proprio perché l'universo è stato creato in modo duale, quindi puoi andare avanti e indietro nella vita, in alto, in basso, a destra e a sinistra, quindi puoi scegliere, allora come mai sto frattale è così? Quasi marmoreicamente fermo. Perché nella idea del frattale c'è un termine preciso
che è molto importante e che va aggiunto alla formula del frattale, un termine che corrisponde alla consapevolezza che hai del frattale. Questo termine matematico, che rappresenta un numero, che ti dice qual è la tua consapevolezza, ti permette anche di trasformare questo frattale in qualcosa di visibilmente diverso. Il frattale è sempre lo stesso, ma quel termine di consapevolezza che ci hai messo te lo fa apparire differente. Il frattale è sempre lo stesso, ma mano a mano che la tua coscienza aumenta, il frattale cambia forma. Ti sembra che cambi forma, ti sembra a te sempre più semplice. E quando la tua consapevolezza è totale, il frattale, che è così complicato come te l'avevi visto, come lo guardi ti dice ma basta cambiare questo punto, questo punto, questo punto e otterremo quello che dobbiamo ottenere, perché tu ne hai consapevolezza. Quindi questo frattale è sempre complicato, ma essendo che l'entropia aumenta e con essa aumenta anche la visione facile del frattale e la sua gestione, riesci a creare un mondo felice. Qual è quindi quei pochi parametri che gestiscono il frattale, che ti permettono, anche se te hai idee estremamente confuse, di fare sicuramente la cosa giusta anche se te non stai capendo cosa sta succedendo? L'entropia. Tutto quello che fai deve aumentare l'entropia, se no non funziona. Quindi tutto quello che fai deve dipendere dalla geometria. Tutto deve diventare armonico, e cioè simmetrico. Tutto ciò che separa non funziona. Tutto ciò che unisce funzionerà. Te non sai come, perché non hai la consapevolezza, ma sai che quella è la regola per far funzionare il frattale. Quindi, in quell'istante, quando te cominci a prendere i tuoi operai e cominci a dividerli tra di loro perché si facciano la guerra, perché non facciano lo sciopero con te, stai facendo qualcosa che finirà male. Oppure c'hai un deposito di denaro, 100.000 dollari, e dici qui il governo funzionerà, non funzionerà, sarà meglio che faccio due conti, da 50.000 dollari da una parte, 50.000 dollari in un'altra banca, funziona male. Te non sai perché, hai fatto un'operazione di divisione, perderai. E così è semplice, facciamolo in tutte le piccole cose, tutti i giorni, e questa è l'unica regola, quindi ce n'è una sola, semplicissimo, pur non conoscendo la complessità del frattale, è l'unica regola sicura, certa, per cui te vai nella direzione giusta. È interessante perché per l'ennesima volta hai aperto anche la prossima domanda, ovvero come si riconosce la propria strada. Esiste un metodo secondo te per sapere di aver intrapreso il proprio percorso? Quando è che sappiamo esattamente di essere con i piedi sulla nostra strada? Allora, io posso rispondere con un termine un po' che potrebbe essere un po' da paraculo, ma in realtà è il fisico quantistico, chiamiamolo così. Allora, la fisica quantistica ha introdotto un termine importante che viene dopo Schrödinger per stabilire se un evento accade. Prima si sapeva, c'era la certezza che due palline che l'universo aveva creato all'inizio dei tempi, prima o poi si sarebbero riuniti e si sarebbero spaccati insieme. Perché conoscendo la quantità di moto e la legge del moto di queste due palline, sapevo che si sarebbero unificate insieme. Avevo la certezza che questa cosa sarebbe successa. Nell'istante in cui viene a crearsi la fisica quantistica e Newton ce n'è lasciato a casa, non si può più parlare di certezza, ma si parla di probabilità. C'è la probabilità che un evento accada. E questo termine probabilistico è un escamotage per i fisici quantistici che non sanno calcolare esattamente le cose, perché i calcoli si fanno complicati. In quel contesto noi non possiamo rispondere con certezza a cosa devo fare per sapere se, o come fare per sapere se il mio percorso è quello giusto, ma posso fare un'altra cosa, posso capire se probabilisticamente parlando la probabilità che quello che sto facendo si avvicini al percorso corretto sia più o meno giusta. C'è il modo di farlo. Il modo di farlo è unificare attraverso il triade color test dinamico flash la propria coscienza e chiedere alla propria coscienza a che punto sono. Di solito funziona. Guarda, è spettacolare perché abbiamo fatto il giro. Ok, adesso abbiamo chiuso il cerchio, va Certo, bene? Siamo certo. arrivati veramente in fondo all'intervista Sì. e voglio aprire una piccola parentesi perché intanto farti
ufficialmente le congratulazioni per esserti finalmente guadagnato il pensionamento. Cioè liberato dall'università. Insomma, ci tenevo tantissimo, lo sai, a rivederti, abbiamo fatto una cena splendida e in quell'occasione ti feci una domanda dicendoti, guarda, te la chiederò all'intervista che faremo. Questa è l'ultima domanda che ti chiedo perché è molto interessante e secondo me aprirà tantissime altre opportunità. Mm. Negli ultimi 25 anni tu hai affrontato dei temi complessissimi. Hai parlato di alieni, hai parlato di fisica quantistica, hai parlato di coscienza, hai parlato di matematica, hai parlato di una serie di cose che la stragrande maggioranza delle persone non tratta quotidianamente. Mhm. Ciò nonostante, hai avuto tantissimi di quelli che adesso si chiamano follower. Cioè, sei riuscito comunque sia a creare, no, una sorta di solco dove tantissime persone piano piano si adagiavano Sì, e ti hanno sì, seguito tantissimo. Ti sì. ripeto, l'ultima intervista che abbiamo fatto ha tipo 25.000 visualizzazioni, cioè non è che stiamo parlando del canino Fuffi, del gattino Ciccio, stiamo parlando di cose abbastanza Sì, sì. speciali, abbastanza insomma sui generi. Quindi, se sei seguito così tanto, la domanda è: hai seguito un metodo? C'è una Sì, sorta sì. di filosofia Certo, dietro? Sai che adesso certo. va di moda, no? Chiedere alle persone come hai fatto a guadagnarti quei 1000 mi piace nel social, no? Sì, Però sì, ovviamente sì, tu l'hai fatto in sì, 25 anni, Corrado, quindi sì, secondo me sì, questa è una domanda importante che ti dà sì. anche modo di manifestare, insomma, il lavoro che hai fatto in 25 Eh, anni. Tutto questo nasce da un'operazione e un'osservazione che avevo fatto ai tempi dell'ufologia, ai tempi del Centro Ufologico Nazionale. Mi ero reso conto, sbattendomici di persona, che io volevo in quel momento mostrare ai tecnologi, quindi ai professori universitari, ai politici anche, ai preti, insomma a chi aveva il potere, che gli alieni c'erano, le macchine volanti esistevano, che la velocità della luce era una costante variabile, pensa te, e insomma volevo far vedere che non ci stavamo occupando di sciocchezze, di cose importanti per cui loro dovevano prendere atto di questa cosa e validare quelle che erano le nostre ricerche. In tutti questi anni, tantissimi anni, non ci sono mai riuscito. Non ci sono mai riuscito perché dopo avrei capito che non mi posso permettere il lusso di aumentare la consapevolezza di un inconsapevole. E quindi chiunque sia arrivato a un minimo di potere è solamente e statisticamente inconsapevole, perché se no, similia similibus concreantur, non ci arrivava al potere. Cioè noi siamo governati da bestie. Allora ho scelto un'altra strategia. La strategia del chi se ne frega di acquisire il mio ego, di far vedere al Presidente della Repubblica che io ho ragione. Chi se ne frega? Io ho bisogno di portare avanti la società in qualche modo, perché la società sono io. Se la società non va avanti, non vado avanti nemmeno io. E allora mi sono rivolto al popolo. E come ci si fa a rivolgere al popolo quando si parla dell'equazione di Schrödinger o della relatività ristretta di Einstein? Si parla con tutte e due le menti, il lobo sinistro che ti fa i conti e il lobo destro che ti porta l'anima dentro. Nello stesso modo con cui a lezione io trasferivo le mie informazioni agli studenti, che non era semplicemente scrivere sulla lavagna una reazione complicatissima, era dentro di me sapere che quella reazione, quando l'avevo fatta, quanto avevo sofferto perché avevo paura che non veniva. Cioè, patologicamente parlando, il pathos dell'emozione e quindi della parte animica dell'informazione veniva trasferita. L'altro, che come me è il creatore dell'universo ma non lo sa, se ne accorge perché legge in questa metacomunicazione tutta la verità che c'è dentro. E quindi, pur non sapendo niente di quello che dico, sa dentro di sé che io ho ragione. Questo è stato il trucco. Cioè, nel senso, chiamalo trucco, non è una cosa banale, non sarà una di quelle cose che viene lì, ti diranno ok, adesso faccio le mie estrazioni, no? Estrapolerò le cose che devono fare, visivo, uditivo, bla bla bla. Sì. No, qui c'è un discorso di crescita personale, no? E te lo ripeto, insomma, ci tenevo a avere questa risposta perché, che se ne dica, sono 25 anni che tu vai avanti
a scrivere praticamente tutti gli anni un trattato, mettere in rete, hai cambiato tantissimi siti, hai cambiato tantissimi account, in 25 anni guarda te quanto la tecnologia è cambiata, ok? E non ho fatto l'errore di voler fare tutto subito. Ho detto, se le cose seguono l'entropia, vanno avanti con la velocità che devono andare avanti. Ho seguito un'unica furbata, un'unica furbizia. Ho cercato di evitare di scrivere all'inizio le cose in inglese, perché gli americani mi avrebbero messo i bastoni fra le ruote. Conoscendo il mondo anglosassone e conoscendo la stupidità di quel popolo, loro fissati con gli alieni, con la CIA, con l'FBI, col governare il mondo, discorso anticoscienziale totalmente, ancora oggi non mi avrebbero permesso e non mi permetterebbero di dire tutto quello che piano piano, nascostamente, ogni giorno io ho invaso praticamente la rete, circondando l'America con i francesi, gli spagnoli, gli italiani, gli svedesi, ci sono i giapponesi. Il Tricolor Test è stato tradotto anche in giapponese. Il primo giorno che è stato messo in giapponese 69 persone lo hanno scaricato. Questo prevede che l'America sia ormai circondata da tutto quello che abbiamo fatto e a questo punto loro non possono fare più niente perché l'informazione è dappertutto. Eh sì, non si toglie più dal web, no? Allora, Corrado, io ti ringrazio tantissimo e davvero, insomma, spero che queste cose che stai per andare a fare siano davvero, davvero produttive. So che sei stato a Napoli, ci vuoi dire quali sono i prossimi incontri che farai nel 2018? Dunque, molto semplicemente mi sembra di ricordare che il 27 gennaio sono a Perugia per parlare del Tricolor Test. Poi il 4 febbraio dovrei essere dalle parti di Milano per una conferenza sulle civiltà perdute e le antiche tecnologie perdute e riconquistabili in qualche modo da un'attenta osservazione di quello che è il mito, eccetera, eccetera, la storia e così via. Poi a fine marzo e fine aprile sarò a Roma nel nord Italia, probabilmente a Lugo, per fare un seminario di una giornata intera sul Tricolor Test, perché sta uscendo il libro sul TCT e quindi la gente magari che mi chiedeva prima come si fa, come non si fa, eccetera, eccetera, lì gli faccio proprio tutto lo spiegone dall'inizio alla fine, partendo dal lobo sinistro, dal lobo destro, a tutta la storia, e vediamo se riusciamo così a in qualche modo chiarirci le idee su come si deve fare questa cosa. Poi ci sono alla fine di agosto, forse Pescara, ma bisogna vedere, e sicuramente dopo l'estate in Sardegna per un altro seminario sul TCT. Che poi è pazzesco perché sei andato da pochissimo in pensione e già stai parlando, cioè, di dopo l'estate 2018. Siamo, cos'è oggi? Il 7, giusto? Siamo il 7 novembre 2017, no? Visto che rimarrà questa cosa qui su internet, è bene dire le date, cioè siamo il 7 novembre 2017, tu già hai roba in ponte per dopo l'estate del 2018. Sto studiando quello che sarà poi il prossimo articolo sugli ologrammi, l'universo. Ho scoperto delle cose incredibili sulla rete di Hartmann e di Carri che poi vi dirò. Ovviamente tutti noi ti seguiremo, ricordo a tutti quanti che corradomalangaexperience.com è il tuo sito ufficiale, experience scritto con EX e poi experience, per chi non è anglofono, però che possono trovare comunque i tuoi video su Corrado Malanga Experience su YouTube. Questo video appena sarà stato editato lo troverete sicuramente su il mio canale di Ipnosi Naturale e poi sicuramente poi parlerò con i tuoi redattori e lo metteremo anche sul tuo canale. Io ti ringrazio ancora un'altra volta, ti auguro un buon pomeriggio e ringrazio anche per l'ascolto tutti gli spettatori. Se volete vedere altri dei miei video sono su Ipnosi Naturale. Da Caruso è tutto, buon pomeriggio.